Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti. Ovviamente è terminato il campionato del Napoli, finalmente è terminato il campionato in questa Serie A 2023-2024. Impariamo dagli errori, mettiamoci una pietra sopra e andiamo avanti. E infatti si ripresenta a fine campionato sempre la stessa situazione per quanto riguarda un personaggio che a me ha rotto un tantino le scatole e mi auguro che vada via dall'orbita Napoli quanto prima, anche se è difficile. Parliamo di Mario Giuffredi, andremo a vedere cosa ha detto su Di Lorenzo, su Calzona. È un personaggio che ad ogni sessione di mercato, estiva o invernale che sia, comincia sempre a sparare a zero e a dire la propria su situazioni poi sulle quali ha anche poca competenza. Ma ci arriviamo, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se volete attivando la campanella delle notifiche, così facciamo crescere il canale e voi restate aggiornati sui contenuti ogni qualvolta esce un nuovo video e andiamo a prendere le parole di Giuffredi, ma non tutte, per sommi capi. Giuffredi parla di una completa, volontà di vendere Di Lorenzo da parte del presidente, o meglio, tutti sul mercato eccedibili. Io non vedo niente di strano dopo un'annata del genere, quindi Manna è stato preso per colloquiare con tutti gli elementi della squadra. Chi non si sente più in grado o in fiducia di poter dare il 100% per il Napoli, società e maglia soprattutto, è giusto che faccia le proprie scelte ed è giusto che Giuffredi porti l'offerta al Napoli, perché questo fa un procuratore, non se ne va facendo 50.000 interviste dicendo le stesse cose su differenti indifferenti trasmissioni, eccetera. Non serve proprio a niente e a questo ci leghiamo anche alla situazione Conte, perché queste situazioni devono assolutamente terminare o diminuire per quanto riguarda il panorama Napoli, perché non fanno bene né alla società né agli stessi assistiti del procuratore e né tantomeno all'allenatore che viene. Ci siamo? Giuffredi dice: la reazione di Di Lorenzo ha avuto la conferma che la mancanza di fiducia nei suoi confronti è diventata realtà. Non può esserci un capitano sfiduciato in società, esistono degli interessamenti. Noi non volevamo andare via da Napoli, non avremmo mai voluto chiudere, non avremmo mai pensato di lasciare Napoli. Questo dice Giuffredi. Abbiamo firmato un contratto per rimanere a vita e su questo contratto, caro Giuffredi, tu qualche soldino l'hai preso, non è che sei il procuratore che lavora gratis, non esistono, quindi senza che cominci a fare noi non avremmo mai voluto lasciare Napoli. E allora cacciate le palle, fatevi sentire ma nel modo giusto, tu e il tuo assistito, per quanto mi riguarda. Non sono questi né i modi e né i tempi, per me. Poi sarò io che sono sbagliato, ma De Laurentiis mi auguro che De Laurentiis o chi per lui mi auguro che quanto prima riesca a regolamentare meglio queste situazioni, ma ci arriviamo perché la soluzione c'è ed è anche a portata di mano. Esistono dei margini per ricucire, si arriva Antonio Conte. Antonio Conte è l'uomo giusto per il Napoli, dice Giuffredi, eccetera, eccetera, ma molto probabilmente non ci sono nemmeno i margini. Stiamo parlando, che ne so, Marcelo, 40 Champions League, Mino Raiola, eccetera, eccetera. A me sono situazioni che sembrano paradossali. Giuffredi si atteggia, si atteggia a Santone dei procuratori, ma non lo sei, senza che ti monti la testa. Noi abbiamo sempre fatto il bene del Napoli, io ho sempre fatto il bene del Napoli, ma tu hai sempre percepito soldi e percentuali però alle operazioni, non è che a gratis hai fatto il bene del Napoli, assolutamente. Cosa pensa delle parole di De Laurentiis? Il presidente deve fare nomi e cognomi di quelli che ricattano, non può generalizzare. Qua sono d'accordo, l'ho detto anche io nel video dove andavo ad analizzare le parole del presidente al Senato, eccetera, eccetera, nel convegno sul calcio e quello che c'è stato, dove si è addormentato lo Tito, eccetera. Comunque, le parole gravi ci sono di Giuffredi
sono anche quelle che ha usato, un attimo che le trovo, ecco, quelle là che ha usato su Calzona. Perché Giuffredi dice: con Calzona noi stiamo perdendo fin troppo tempo. Parliamo di un professore di scuola media a cui è stata regalata una cattedra universitaria. Io solo qui dovrei fermarmi e Calzona dovrebbe prendere il primo aereo, andare lì e ovviamente non sto istigando alla violenza, è un fatto metaforico, andare da Giuffridi, dargli quattro schiaffi e farlo ritornare un attimo sulla terra e dire: senti amico, ma come ti permetti? Cioè, come ti permetti? Mo che Calzona possa essere scarso, forte quanto volete voi, ma come ti permetti? Giuffredi è colui che lo scorso anno, quando noi eravamo già avanti a tutti e stavamo portando lo scudetto a Napoli, nella sessione di mercato invernale non c'era niente da dire, non c'era niente che non andava e allora subito dovevo accendere una miccia. Spalletti sta facendo giocare Olivera più di Mario Rui e più del mio assistito. E io feci un video dicendo: caro Giuffredi, visto che tu del rettangolo di gioco capisci poco e niente, Spalletti, i dualismi che c'erano l'anno scorso, Mario Rui Olivera e Politano Lozano, c'erano anche in base all'avversario che si affrontava. Tanto è vero che Spalletti usava Olivera come spalla fisica un tantino più forte difensiva, quando vedeva che su quella fascia, diciamo, potevi affondare molto di più avendo meno qualità difensive la squadra avversaria, inseriva Mario Rui e infatti abbiamo vinto lo scudetto e quindi tu dovresti solo star zitto. Ma anche lì feci un video e questo è un personaggio che questo fa sempre. Sostituire una persona a 3 minuti dalla fine, dice Giuffredi, non è stato un gesto concordato, ma non è un problema. Ognuno andrà per la sua strada e dice: sostituire una persona a 3 minuti dalla fine vuol dire che stai rovinato. Tutto sembra tranne che un cambio tecnico, possibile vendetto qualche disputa e qualche disputa passata o qualche disputa passata. Se fosse così vorrebbe dire essere una persona di scarsa qualità. Io non lo so perché Calzona abbia fatto quel cambio, tantomeno credo che Calzona abbia fatto quel cambio concordato con i tifosi a dire: io lo faccio uscire a 5 minuti dalla fine e voi lo fischiate. È una stronzata, assolutamente, è una stronzata anche pensarla una cosa del genere. Però Chili Giuffredi di stronzate ne pensa tantissime. Possiamo anche ricordare ad esempio una situazione finita male Maggio con Sarri, che Maggio non gli viene data l'opportunità di salutare come si deve, che Sarri in quel momento così la pensava e così l'ha pensata, punto e basta. Calzona poi in conferenza ovviamente gli viene fatta la domanda e dice che no, io ho messo Mazzocchi perché l'ho visto bene anche nelle partite precedenti. Calzona, se l'avevi visto bene lo mettevi dal primo, tutto qua. Poi non ci ha capito niente nemmeno lui e meno male che è finita questa stagione. Ma queste situazioni vanno regolamentate con un organigramma societario diverso. Conte chi vuole portare con sé Oreali. Ci siamo. Allora, queste situazioni, quando finisce un campionato, o dichiarazioni di procuratori fuori luogo, o durante una stagione dove cerchi di destabilizzare e vuoi rompere le scatole, ci sono direzioni arbitrali discutibili, va Oreali, va il team manager, parla con tutto l'entourage e tutto l'organigramma societario senza dover per forza mandare il presidente a spiegare e diciamo a redarguire determinate situazioni. Ecco perché il Napoli da questo punto di vista, nel caso firmi Conte e si porti Oreali e ci sta tutto l'ambaradan e tutto lo staff come si deve, creato ad hoc per una società di calcio, ecco che secondo me questi problemi verranno limitati e mi auguro eliminati del tutto, perché Giuffredi è una figura che a me fa venire l'orticare, non so a voi. Scrivetemelo nei commenti se vi fa venire l'orticare, perché è un personaggio che eh, crea comunque scompiglio anche a livello mentale nei propri assistiti stessi. Nei propri assistiti stessi, perché tu sei un procuratore. Il procuratore cosa fa? Fa, diciamo, diciamo il bene del proprio assistito, trovandogli una squadra, facendolo ingaggiare e per il proprio valore, diciamo vendendo un prodotto che è un calciatore in questo caso e cercando di
di trovare il giusto connubio tra ingaggio, società dove vai a firmare e situazione, diciamo, tranquilla per quanto riguarda il suo assistito. Giuffredi le offerte non le porta. Giuffredi quello che fa è che prende i suoi assistiti e cerca di farli stagnare, tra virgolette, in società dove sali sopra e invece di portargli l'offerta dici il contratto di Pinco Pallino scade tra 2 anni, vogliamo fare un altro anno di rinnovo, si può fare un altro anno di rinnovo, rinnoviamo per altri 2 anni, e che si fa? La società dice sì, Giuffredi si mette comunque la percentuale in tasca su quel rinnovo di contratto ed è così che opera. Non è un personaggio che sale sopra e dice buongiorno, Di Lorenzo è il terzino più forte del mondo, mi è arrivato Real Madrid, mi è arrivato Manchester City, mi è arrivato Bayern Monaco, queste sono le offerte. Io o rinnovo a queste cifre o me ne vado. Non è uno di quei tipi di procuratore, è uno che cerca di azzuppare lavorando anche il meno possibile, per quanto mi riguarda, perché poi si può dire tutto della buonanima di Mino Raiola, ad esempio, però Mino Raiola era una persona che faceva del lavoro H24 il suo modello di vita. Ve lo dico perché vivo in Olanda da un bel po' e so perfettamente di che cosa sto parlando. Famiglia qua, Mino Raiola comunque ha operato in Olanda per tantissimi anni ed è uno che H24 è sempre stato disponibile per i suoi assistiti ed ha sempre avallato le richieste dei propri assistiti cercando la soluzione migliore e trovandola poi il 99,9% delle volte, senza andare ogni 3-2, no, ma quello così, colì, Calzona non è buono, e Spalletti così e Mario Rui colì. Avete rotto le scatole. Quindi, caro Napoli, speriamo che Conte firmi quanto prima e non state a sentire la situazione di Sky che dice no, Conte è incedibile per Conte. Non è che il giornalista Sky che ha chiamato Antonio, ma Di Lorenzo lo vogliono vendere, per te è incedibile? Ah sì sì, è incedibile, dici la notizia. Ne vedremo delle belle, cari ragazzi, e concludo. Prendiamo tutte le notizie in contrapposizione a ciò che succede a Napoli con le pinze, perché a quanto si legge e a quanto ho visto finora, Conte non ha ancora firmato, ma c'è già una paura fottuta in tutta la Serie A. Sempre Forza Napoli. Ciao.